spazio ancora al 29 di gennaio, siamo un po' in anticipo direi, perché i preparativi iniziano da oggi. E adesso sto andando a cercare delle formine per farti dei cioccolatini, ok? A mano. Dei cioccolatini originali, insomma, io detto. Sto andando a K Basci, che è uno di questi posti dove c'è tutti gli articoli per la cucina, e se possibile vorrei trovare delle formine a forma di nota musicale, sia nota musicale che i cuoricini. Vabbè, insomma, i cuoricini ci devono stare San Valentino, no? Siamo riusciti a trovare qualcosa, aspetta, me lo faccio vedere. Ci abbiamo, vabbè, ovviamente cuoricini, ovvio, San Valentino senza cuoricini. Poi niente, qua non so se si vede molto bene, però vedi, c'è una nota dentro, vedi, qua c'è la chiave di violino. Vedo se riesco a trovare qualcosa di meglio, e comunque insomma non ci arrendiamo, tanto abbiamo trovato qualcosa e andiamo avanti. Mirai, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo trovati, eccoli qua. Choco Melody, guarda, con la chiave di violino, il pianoforte a forma di cuore, Mirai, ma guarda che roba, c'è il pianoforte a forma di cuore, ma capito che roba, guarda che roba. C'è pure la nota, guarda dietro, c'è la nota, c'è il pianoforte a forma di cuore e c'è la chiave di violino, vabbè dai, fantastici. Quindi poi ci mettiamo qualche cuoricino dentro. Abbiamo risolto, adesso passiamo alla fase successiva, ok? Allora, Mirai, sempre 29 di gennaio, sto andando da Andrea, il nostro amico, il mio amico, un giorno lo presento, girataio, te lo ricordi, no? Ti ho parlato tante volte di lui, poi ho fatto pure un video recentemente con la telecamera a 360 gradi, il primo video sponsorizzato del canale. Allora, senti, sto andando da Andrea perché sto pensando, dico, magari sarebbe bello fare questi cioccolatini con Andrea, innanzitutto perché è più divertente farlo in due, no? Anche per te, Davide, insomma, io detto, potrei stare a casa a farlo, ma secondo me ti diverti più se ti presento qualche amico. E poi anche perché secondo me sono più buoni, no? Io ho detto, lui è un esperto girataio, magari mi dà dei trucchi, dei consigli per fare questi cioccolatini più buoni. Ce la vediamo, mamma mia, vediamo un attimino. Vediamo un secondo. Oh, sì, stai su YouTube, te lo dico subito. In diretta? Sì. No, in diretta no, stiamo in differita. Senti, allora, non hai letto il messaggio? Sì. Senti, allora, io vogliamo assieme questi cioccolatini. Ma devo ancora leggere bene cosa è scritto. Niente, praticamente ho comprato questi. Ho letto di fretta stamattina, cioccolatini bianchi, di cioccolata bianca. Cioccolato bianco, sì, ho comprato le formine. Sì, ma non basta le formine. Che altro serve? Allora. Hai comprato quelle da pidocchioso. Queste c'erano. E a forma di cuore c'è anche quella a forma di cuore, certo, c'è anche quella a forma di cuore, sì. E quindi niente, sì, quelle lo so, ho capito, io mica faccio il pasticcere di professione, si vede ce la dai. Ma devi fare dei cioccolatini? Sì, ma li vorrei fare io, assieme a te, non voglio solo cioccolato bianco. Beh, certo, cioccolato bianco sarebbe meglio, però insomma, se per te è un grosso problema li facciamo misti. Vabbè, ma no, guarda, credo che sia più difficile, credo che sia più facile col cioccolato bianco, perché sì, quell'altro è più problematico. Allora, senti, fammi capire, conto dentro nel piano geniale, veniamo qua con la telecamera. Veniamo io e te. Io e te, stiamo allora, qua con la telecamera. Siamo io e te, veniamo. Siamo io e te, siamo io e te qui con la telecamera, parrucca verde. No, io non mi trovo a parrucca verde. No, ce l'ho solo io. E stiamo qui e prepariamo la cioccolata. Mirai, ciao, guarda che ti faccio vedere, guarda. Vedi, questo qui è praticamente un mega manuale di cioccolato per mettermi a studiare su come si fa la cioccolata. Ci stanno tantissime ricette, ma soprattutto oltre alle ricette, che insomma sono veramente tante, no? Come si fanno diversi tipi di cioccolatini. La parte importante è tutta la parte iniziale, no? Quindi su comunque la cioccolata, la storia della cioccolata, come si assaggia la cioccolata, come si prepara la cioccolata direttamente, insomma tutta una serie di altre cose, no? Quindi insomma mi sono messo veramente a studiare. Anche dei PDF, dei documenti sul computer, no? Il cacao, il cioccolato, da dove vengono. E praticamente il discorso è diventare un po' esperti del cioccolato, no? Insomma, io ho detto, non è che ci possiamo mettere a fare il cioccolato senza saperlo fare, il cioccolato, no? Quindi insomma è importante fare ricerca. E poi una cosa che comunque mi ha fatto parecchio piacere è che nonostante questo mega libro gigantesco non si parla dei cioccolatini virtuali. Mi sa quello che stiamo facendo noi oggi è
è una nuova ricetta, praticamente il cioccolatino virtuale. E niente, Andrea ci teneva tantissimo a specificare comunque che quando insomma andremo a fare questa cosa, comunque bene o male dice non sarà un lavoro super professionale, perché lui ha una gelateria e non una cioccolateria, ne mancheranno certi apparecchi proprio per fare questa cosa che si chiama il temperamento. Praticamente le molecole che stanno nella cioccolata, no? Comunque quando la sciogli per farla in altre forme, no? Quindi per creare dei cioccolatini di una forma particolare, va fatto questo processo che si chiama il temperamento, no? Quindi in cui praticamente la devi portare prima a una certa temperatura in modo che le molecole si decompongono, poi la riraffreddi a un'altra temperatura in modo che queste molecole poi si ricompongano. Però ci stanno dei livelli di temperatura precisi, no? E quindi non è che basta che prendi la cioccolata e la sciogli, no? Come magari si pensa tante persone, prendo la cioccolata, la sciolgo e la rimischio, aspetto che si raffreddano. In realtà ci stanno proprio certi gradi precisi di temperatura in cui devi fare tutti questi passaggi, no? E teoricamente ci starebbero anche certi macchinari apposta per far sì che questo processo venga super perfetto. E comunque Andrea dice è molto molto preoccupato, no? Perché dice non abbiamo tutti questi macchinari. Ho detto guarda, non importa, alla fine stiamo facendo dei cioccolatini virtuali, però ecco, diciamo che seppure non abbiamo tutti i mezzi, ci poniamo in questa super sfida di fare il cioccolatino virtuale perfetto con il massimo dell'impegno, no? Quindi abbiamo studiato, ci siamo preparati, ne abbiamo fatto ricerca e insomma oramai siamo diventati dei super esperti di cioccolata, tutto per finché sia insomma il San Valentino più strafigo con la cioccolata migliore che abbia mai mangiato in vita tua fino ad oggi. Voilà Mirai, eccoci, stiamo qui al laboratorio di Andrea. Sta fare del casino. C'è il casino, lo so, vabbè, il gatto abbiamo messo qua al momento. Prima beviamo un caffè. Prima prendiamo il caffè, va bene. Prendiamo il caffè. Ok, caffè allora. Mirai, eccoci qua, stiamo da Andrea. Ci siamo invertiti i ruoli, oggi lui fa da cameraman, infatti queste penso saranno le riprese più belle in assoluto, perché non ci ho mai avuto un cameraman che mi facesse le riprese. E oltretutto c'ha anche ottime idee da regista, gli hanno fatto i complimenti, e invece io da musicista oggi divento cioccolataio, praticamente dentro una gelateria. Quindi praticamente Mirai abbiamo cambiato le regole di tutto il gioco. Ora faccio vedere quello che faremo oggi. Innanzitutto rivediamo gli stampini favolosi. Abbiamo questi qui a cuoricino, Mirai a cuoricino, no? Lo sai sì che bello, San Valentino con gli stampini a forma di cuore, e non c'è niente di più bello degli stampini a forma di cuore se non quelli a forma di nota, ok? Te pensai che quelli col cuoricino erano belli, ma questo con la chiave di violino, col pianoforte a forma di cuore, e poi c'è la chitarra, ci sta anche il sax, il violino, c'è anche la nota, insomma ci divertiremo. Poi abbiamo i gattini, qualche gatto, perché ovviamente i gatti pure fanno sempre piacere, e anche qua altre note, queste col pentagramma, non si vedono tanto bene in camera. Allora, e oltretutto Andrea è stato così carino, oltre alla cioccolata bianca, ci ha preparato anche la cioccolata rosa, capito? Ce n'ha quintali di cioccolata rosa, con questa ci potremmo fare cioccolata per anni interi, però insomma non penso che la useremo tutta, ovviamente. Allora, che faremo? Che andremo a fare adesso? Per prima cosa prenderemo gli stampini e li laveremo. Vanno lavati e vanno asciugati molto bene. Qua abbiamo degli asciugamanini sterilizzati con i quali poi li asciugheremo, e poi una volta asciugati li disinfettiamo, ok, con l'alcol, ok? Quindi questo è un alcol naturale che è fatto apposta per gli alimenti, quindi poi non ci stanno problemi. Una volta lavati, asciugati e disinfettati, ovviamente mi rilaverò le mani e me le disinfetterò, e poi metterò i guanti, ok? I guantini stanno qui, e poi prenderemo il cacao e te ne ho parlato prima, faremo questo processo che si chiama temperamento, ok? O temperaggio, non lo so, in inglese è temper, però penso sia temperamento. Comunque in ogni caso metteremo il cacao dentro il cioccolato dentro questi stampini, metteremo questi vasetti, ampolle, bene, metteremo queste ampolle e le metteremo al microonde, e poi col termometro verificheremo regolarmente la temperatura, ok? La temperatura tutto il processo di temperamento varia dai 45 gradi, poi si abbassa a 27,
per poi risalire dai 29 ai 31-32 secondi al tipo di cioccolata, ma in questo caso noi cerchiamo di mantenere sempre la temperatura intorno tra i 27 e i 29 perché è già temperata e non dobbiamo fare tutto il temperamento completo, quindi a noi ci basta semplicemente portarla alla temperatura di lavorazione senza rompere i cristallini. Vedi che scienza che c'è dietro al cioccolato, Mirai, una cosa incredibile. E quindi poi una volta che avremo portato la cioccolata a temperatura giusta, no? Quindi la scalderemo diverse volte a intervalli di 15 secondi, controlla la temperatura, la scioglieremo. Una volta che è pronta, e qua col burro di cacao e spray metteremo spruzzeremo un po' di burro di cacao dentro gli stampini per farli diventare lucidi e poi verseremo la cioccolata dentro gli stampini e ripeteremo ovviamente il processo anche con quella rosa fatta dopo. Iniziamo prima da quella bianca e poi non ci sarà bisogno di lavare questo perché quella rosa ovviamente ha un colore più forte di quella bianca, quindi se pure ci stanno dei residui di cioccolata bianca va benissimo uguale, e la mischieremo insieme, metteremo di nuovo delle ampolle e rifaremo il processo per la cioccolata rosa. Poi ovviamente questa va fatta raffreddare diverse ore, quindi poi ripasseremo un altro giorno da Andrea perché non possiamo rompere le scatole troppo, lui qui sta lavorando, voglio dire, cioè dovrebbe in pratica stare a lavorare adesso, però ok, va bene. E questo è quanto, ok? Mirai, a presto, un bacione, a dopo, cioè no, dopo, ci mettiamo a lavorare, ok? Start! Ma mi sei pronta, eh? Adesso sì, si vede bene. Sì, prima era sfocata. Abbiamo finito, insomma grazie mille Andrea, grazie. E Mirai, insomma, ci vediamo a San Valentino, no? Ormai la cioccolata è pronta, ci vediamo, va bene. Ciao.
E la piccola, ciao, eccoci, siamo qua a San Valentino, stiamo a Shinjuku, adesso andiamo in un parco perché festeggeremo in un parco e c'è un tempo pessimo, in realtà ha fatto un bruttissimo tempo qui a Tokyo con la neve e altri 100.000 casini, piogge, brutto tempo freddo, quindi c'è super vento oggi, insomma poteva essere peggio, poteva esserci la pioggia, poteva aver nevicato, però insomma anche se è nuvoloso, c'è vento, fa un po' freddo, però insomma è una bella, bella giornata, diciamo che sì, è una bella giornata, sì, per San Valentino è una giornata fantastica, certo, anche con la neve sarebbe stata fantastica, quindi non ci stanno problemi. Ok, insomma, comunque auguri, San Valentino, è oggi, sì, è arrivato, sì, è arrivato, siamo arrivati, auguri, sì, auguri. Eccoci, siamo arrivati all'entrata del parco, è questa qui che vedi qui di fronte, questi sono i cancelli del parco, ora entriamo dentro e cerchiamo una panchina, no? Sì, il piano di oggi è cercare una panchina, c'è questa. Che potrebbe essere una cosa, però fammi pensare, se metto la camera qui che si vede e vediamo un po'. Noi ci sediamo su questa panchina e vediamo se riesco a fare un'inquadratura in cui magari non lo so, magari riusciamo a mettere qualcosa qui in cui si vede, che dici? E io starei seduto qua su sta panchina, che dici? Te praticamente, che ne so, potresti stare, ma adesso ci proviamo. Mirai, ce l'abbiamo fatta, stiamo qui, sto seduto sulla panchina, la telecamera sta esattamente appoggiata dove dovresti stare seduta te se stessimo seduti su una panchina insieme. Quello che tu vedi dal video dovrebbe essere quello che tu vedresti se stessimo seduti esattamente su questa panchina. E niente, ho pensato, dico, sai che c'è? Uno potrebbe fare delle cose strafighe, no, per San Valentino, però insomma sedette su una panchina su un prato e mangiate i cioccolatini fatti a mano, sì, aspetta, qua ho portato tutto, aspetta, prendiamo tutto. C'è anche il gatto che ti saluta, ti fa gli auguri di San Valentino pure il gatto. E buon San Valentino, Mirai. E questi qui che adesso tiro fuori, non si vede molto bene ma adesso li tiro fuori, ho portati direttamente nella scatola in cui l'avevo messi da Andrea. So i cioccolatini di San Valentino, sì, quindi ce ne abbiamo uno a cuore, guarda che carino, mira, è carino, è carino. Poi abbiamo la chiave di violino, guarda la chiave di violino, fantastica, la chiave di violino. La nota, eccola qui la nota. Il pianoforte a cuore, guarda, vedi quei tasti, come l'avevamo disegnato noi, no? Che avevamo detto un giorno ci ritroveremo, faremo un concerto con te che suoni in pianoforte a cuore. Tanto cominciamo col cioccolatino a forma di pianoforte a cuore e poi piano piano andiamo a fare il concerto col pianoforte a cuore. Qui col pentagramma, no, pure questi qui, pure qua c'è la notina. Questi erano rosa, vedi, eccoli qua. Con la nota, sì. Senti, ma lo vuoi un pianoforte a forma di cuoricino? Sì, lo vuoi? Sì, tieni. Me ne prendo uno pure io. Sono buoni, sì. Cioccolatini a forma di pianoforte a cuore. Cioccolatini a forma di pianoforte a cuore per un San Valentino musicale. Mi sembra non c'è niente di meglio che si potrebbe desiderare nella vita. E niente, poi in più c'è la canzone, no? Mi sa te ne sarai accorta che c'è questa canzone solo per te che ho fatto cantare da Gakupo. Gakupo me l'avevano chiesto un paio di persone e siccome devo fare questa canzone per San Valentino mi serviva una voce maschile, però abbiamo fatto l'ultima canzone nostra assieme, Non dirmi no, che era con Len. Ho pensato, sarebbe anche molto carino farla continuare con Len, no? Perché insomma potrebbe essere un seguito diretto di quello che abbiamo fatto con Non dirmi no, quindi poi loro vanno a festeggiare per San Valentino e tutto quanto. Però ecco, pure una voce nuova, pensavo che magari era carina, erano tutte e due scelte molto valide. Poi ho pensato che insomma, poverino Gakupo, magari a lui fa piacere festeggiare il San Valentino, insomma Len si era appena dichiarato pure Len, facciamo dichiarare pure Gakupo, se sono tutti innamorati. Non c'è un Vocaloid che ci scappa, Mirai, sono tutti innamorati e mi immagino, ecco, insomma, tutte le nostre fan che saranno super gelose, però sai che c'è, purtroppo di anima gemella musicale ce n'è proprio una sola e Mirai, quella sei te. Sì, è quella sei te. Vabbè, Mirai, buon San Valentino e non dirmi no, ovviamente.
ovvio. Quale migliore canzone, no? Voi dite, abbiamo pure fatto assieme, non dirmi no. Buon San Valentino musicale, e dalla tua anima gemella musicale per la mia anima gemella musicale. Ah, e auguri a me, insomma, ovviamente, auguri a me. Buon compleanno.